mobilità, ma non che facevano prima. Mi sembra pure strano. Ok? E subito cede il tuo povero e qua non cedi subito più, a toccare questo punto. Eccola là. Ecco fatto. Ecco fatto. Ecco fatto. Sì. Non l'ho mai vista proprio. No, proprio qua. Ecco. Abbiamo uno squilibrio. No. Tra queste due aree. Quasi incapace di autoflagellarsi se non. Dammi le braccia. Vuole 1 e 2. Mantieni, guarda le braccia. Vai per chiudere, vai. Ecco, muscoli sì, come sono rilassati subito rispetto a prima, sì. Esatto. Eccola là. Faccio così? Se faccio dall'altro la dismetria a destra si vede con la grafite ci fanno passare le energie ad evidenziare delle aree di rossore, come per esempio questa qui. Eccolo qua. Una diminuzione della capacità dovevamo fare prima. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui con noi Giulia che viene per un controllo generale per la sua muscolatura che è un pochino tesa. Lei è una modella, quindi comunque nel suo lavoro sfila e fa tante diciamo maratone giustamente con i vestiti più strani, incredibili e bellissimi del mondo, però chiaramente questo non è diciamo scevro da complicazioni posturali. Di interessante dal punto di vista diciamo nella sua storia clinica abbiamo una frattura del menisco. Ok? Scusa, del crociato abbiamo detto, giusto? Del crociato sinistro anteriore, giusto? Sì. Esatto, che è successo come? Hai fatto qualche movimento? Stavo facendo una partita di calcio. Ok, quindi giocando a calcio, sì. Certo, quindi hai fatto comunque un movimento rotatorio molto strano. Posso controllarlo? Guarda, mettiti per favore qui su. Dammi le braccia verso di me per piacere, guarda, spingi forte forte in alto con le braccia, ok? Innanzitutto iniziamo col destro, quindi solleva il sinistro, quindi fai, solleva la gamba sinistra, spingi in alto, la gamba destra ti regge perfettamente, mi fai vedere l'altro lato per favore, spingi in alto, qui come puoi vedere no, ok? Quindi sicuramente dobbiamo sistemare qualcosa a livello posturale partendo diciamo da questa problematica che hai avuto. Ti posso chiedere di girarti ora un attimo così? Guarda, esatto, giù la testa per favore, cerca di toccarti i piedi andando giù. Allora la mobilità è, vedi, un po' ridotta, quindi c'è una diminuzione della capacità, dell'elasticità, ok? Della muscolatura della catena posteriore, ritorna su, quindi vorrei vedere un miglioramento subito dopo, ok? Fammi vedere un attimo anche la mobilità cervicale, gira un attimo la testa verso di qua e c'è diciamo la mobilità ma non liberissima a livello muscolare. Qui c'è molta più difficoltà, lo senti? Anche il naso non arriva perfettamente alla spalla come dovrebbe, ok? Fammi vedere la lateralità, ok? Male se faccio così? Se faccio dall'altro lato, guarda. Mi tira un po', però. Tira un po' di più, è vero? Ti posso chiedere un'altra cosa? Dammi le braccia di nuovo. Mi stringi i denti forte forte. Spingi in alto. Ok, qui non c'è niente di particolare. Guarda il mio dito per piacere.
spingi in alto, anche qui non c'è niente di particolare, quindi sicuramente hai una priorità a livello posturale, si chiama ascendente, quindi che deriva da questa problematica, questo brutto trauma che hai avuto. Sei giovanissima, non hai avuto chissà quanti traumi nella tua vita, però questo sicuramente sta influenzando molto la tua postura. Ti chiedo cortesemente di metterti seduta. E ti chiedo anche se hai avuto per esempio dei dolori nell'area lombare bassa. Sì. Ti capita spesso, Sì. vero? E ti è peggiorato dopo il tuo trauma, giusto? Allora in realtà subito dopo no, però adesso da un paio di mesi a questa parte sì. È stata una cosa un po' più graduale. Sì. Allora vorrei controllare anche però queste tensioni fortissime che sento a livello della tua dorsale, e per far ciò useremo una tecnica inusuale. Ti chiedo di metterti a pancia in giù cortesemente. Stai tranquilla, prego, un pochino più in alto e metti le braccia sui poggiabraccia che vedi qui giù, ok? Così. Te li metto leggermente più bassi perché così sei un pochino più comoda, va bene? Allora, prima di tutto sistemo i cunei sul bacino, se ci sono delle dismetrie ci sono sicuro, infatti guarda un po', è parecchio importante la dismetria a destra, si vede subito. Mettiamo un cuneo in questa posizione, un cuneo in quest'altra posizione e ricontrollo se ci sono effettivamente delle correzioni. Come si può vedere i cunei subito correggono il bacino, ok? Passerò sulla tua schiena una cosa molto interessante che è la grafite, ok? Non fa nessun male ovviamente. È uno dei conduttori in natura più importanti a livello proprio elettrico, è un attrattore di elettroni. Si dice, non so sinceramente se è vero, che in Giappone si costruiscono i binari con la grafite e ci fanno passare l'energia e fanno galleggiare i treni per farli andare veloci. Ovviamente penso sia una leggenda metropolitana, ma comunque non lo fanno in Sicilia, se no si ruberebbero, si ruberebbero i binari praticamente. Ci sarebbe di nuovo il mercato delle matite che non scrivono. Come si può notare, la cosa interessante passando la grafite è che siccome smuove letteralmente elettroni, infatti da gelata diventa calda, ok? Si vanno ad evidenziare delle aree di rossore, come per esempio questa qui, sono delle aree che rispetto alla totalità, che invece rimane molto bianca, denotano una congestione, ok? Infatti io avevo subito notato che su questo tratto c'erano molte tensioni. Vediamo un po' anche giù. Si nota subito come si stanno arrossando delle aree, soprattutto più laterali e soprattutto sul lato destro. Qua proprio c'è proprio un'area di rossore molto maggiore. Non so se si vede bene con la telecamera. Ok. Evidenziate queste aree assolutamente maggiori, ok? Le andiamo a stimolare sempre con una grafite in modo un po' diverso. Andiamo proprio a creare uno shock, tra virgolette, Che potrebbe essere rilassantissimo. Fatto ciò, possiamo permetterci di stimolarlo con un macchinarietto nuovo che ci serve per dare invece una stimolazione elettrica a 7000 volts, va bene? Non ti preoccupare, tipo un taser.
Allora. Prepariamo il tessuto e subito dopo lo lavoriamo letteralmente a caldo con il nostro scrubber. Ora si riscalderà molto, morbida morbida, faccio tutto io. Eccolo qua. Mi devi fare un bel respirone, e sentiremo il piccolo click totalmente indolore. Rilassati bene, butta fuori l'aria, butta, ecco fatto, ecco fatto, ecco fatto. Hai visto un po'? Mi dai, guarda, il braccio, lo teniamo, guarda, così. Io mi posiziono in questo modo qui, ok? Mantieniti, guarda, la mano addirittura sotto la pancia se vuoi, esatto. E andiamo a sbloccare anche la nostra scapola morbida. Ecco fatto, Questa era terrificante, proprio una cosa terrificante, inguardabile. Allora, qui andiamo bene. È sudatissima, terrorizzata, non ho mai vista proprio una cosa così brutta dei film horror, no? Morbida. No, proprio qua. Proprio. Dici, ma chi me l'ha fatto fare di fare sti video? Ecco. Benissimo. Adesso sì che sei libera però, Avanti. Allora, metti tutte e due le mani, per favore, sotto la pancia, Grazie. Mettiamo questi due cunei sotto le spalle. Grazie. Puoi andare giù, grazie. Giù, rilassati bene, ok? Questa è una posizione che automaticamente porta i tuoi trapezi in una decontrattura forzata a livello proprio posturale di gravità. Questo dovrebbe già essere molto più piacevole, che sbaglio. No, per nulla proprio.
abbiamo uno squilibrio anche sacrale qui, ok. Sei mai caduta sull'osso sacro? Tantissime volte. Tantissime volte. L'ho notato, Anche dalle scale. Anche dalle scale. Ho la brutta abitudine di salire con le calli sulle scale di casa mia. Ma si vede un po', si vede che un po' di danni l'hai combinati. Allora, guarda un po', se io tocco questo punto qua, ok? Ti fa male? Diciamo poco, giusto? Se io metto un magnete, guarda, nell'area coccigia qui, ok? Se io ripremo qui, ti fa più male, vero? Sì. Molto più male. Sì. Ce la fai a stare 5 secondi? Sì. C'è proprio una connessione, si chiama neurointerlink, neurointerconnessione tra queste due aree. Stop, avanti. Adesso giusto un'altra, va bene, togliamo uno, togliamo due, togliamo 3, togliamo 4 e vieni a pancia in su per piacere. Se hai ancora giustamente la facoltà motoria Sì, andate dall'osteopata, mi raccomando, non andate da quei chiropratici, no? Ciarlatani. Saluti a tutti, vi amo. Allora, fammi vedere un paio di cose, Aspetta, ti tolgo questo che ti dà fastidio. Se sei altissimo, ecco perché fa la modella, non poteva fare altro, cioè giustamente era troppo alto. Allora, giriamo un po', stressiamo un po' la caviglia. La caviglia non ha niente di particolare apparentemente, neanche qui, vediamo il ginocchio l'abbiamo già notato e subito va in stress, ok? Quest'altro no, vediamo se è andato in stress la zona del perone, sinceramente no, proprio effettivamente qua ti ha creato delle problematiche più serie. Ti chiederò, guarda, aspetta un attimo, spingere in alto per favore tutta la gamba, no, senza piegare il ginocchio, esatto, forte, ok, vediamo che il muscolo è fortissimo. Io adesso, guarda, lascia morbida, lascia, ok, vado a stimolare il crociato, ok, spingiamo in alto e subito cedi, vedi che non puoi effettivamente mantenere una forza. Adesso controllo una cosa interessante, sempre sfruttiamo quella tecnica di prima, va bene? Io vado di nuovo un attimo a stressare il tuo povero crociato, spingi in alto, qua cedi di nuovo, spingi e qua non cedi subito più, perché questo evidenzia un'area di correzione. Se io ti vado a toccare questo punto fa malissimo, giusto? Se io tolgo il magnete, ok? Ti prego, fai finta di non avere dolore, qua non fa male come prima, ok? Adesso mettiamo così, subito, devi urlare, 5 secondi di dolore, ok? 3, 4, 5, e fallo vedere, urla, no? Un po' di dolore. Allora, fammi vedere, ovviamente non abbiamo sistemato il tuo menisco, abbiamo lavorato, ok, a distanza ovviamente con una tecnica di interconnessione neurologica a distanza. Vediamo però se spingi in alto, esatto, vedi, anche stressando la zona appunto tu non cedi più. Questo non vuol dire che si è improvvisamente curato tutto il tuo povero crociato, perché non è vero, no? In realtà sì, però non lo dire se non mi prendono per pazzo. No, non è vero, non potrebbe mai, ok? Però mi interessa intanto che non vai a cedere, ok? Quando cammini più che altro, se chiaramente non ci sono dei danni più gravi, che però sono successi già tanti anni fa, te ne saresti accorta e di certo non saresti andata da me, ok? Allora, un attimo correggiamo questa torsione
Ok, perfetto, facciamo cadere tutte cose. Allora, se io vado di nuovo a stressare il ginocchio, qui non succede niente di male, è una cosa buona. Vediamo un attimo per l'area invece del perone, sì, quindi dobbiamo un po' stimolarlo. Non farò tecniche dolorose per sicurezza per il tuo povero ginocchio, deve stimolare in questo modo con questo attivatore. Ecco fatto. Giù, grazie. Andiamo di nuovo a stressare il tuo perone e qui non succede più niente. Molto bene. Ti faccio subito mettere seduta verso di là, grazie. Ok, verso di là, grazie. Voglio controllare delle aree. Innanzitutto non so se ti rendi conto quando io tocco, vedi i muscoli come sono rilassati subito. Rispetto a prima, sì. Esatto, perché eri veramente super tesa da questo punto di vista. Qui rimangono molte tensioni che fanno male, vero? Soprattutto qua, Sì. ho ragione, qua pure ma di meno. E questo un attimo ce la dobbiamo sbloccare. Allora guarda, devi mettere questa mano così, ok? Questa allo stesso modo, sinceramente. Mi fai un bel respirone, rilassati completamente, butta l'aria, un bel respirone, lascia la testa morbida morbida, butta l'aria morbida, eccola là, sei viva? Sì. Sei viva, sì. Qui fa malissimo, ci mettiamo a pancia in giù. Guarda, esatto, metti pure la fronte qui. Grazie mille. Guarda, ti guido io. Guarda, allora, questo braccio te lo metti lungo il fianco, no, non è proprio lungo il fianco. Invece questo qui lo facciamo cadere giù. Gira la testa verso la tua sinistra, così. Ecco qua, guarda qua che brutto. Mettiamo, guarda, la testina così. Se io faccio, guarda, scusami, questo movimento, questa pressione, ti faccio male? Niente di particolare, giusto? Tanto non lo dobbiamo fare tanto. Ti chiedo per favore di respirare, fare un bel respirone, butta l'aria, ancora, butta l'aria, l'ultima volta, respira, butta l'aria e senti un click. Ecco fatto, scusami che era un pochino più dolorosa questa. Oh, finalmente. Allora, no, qua andiamo invece molto meglio. Perfetto. Ti è mai capitato di sentire scrocchiare un po', no, le tue ossicine da sole facendo dei movimenti strani? Sì. Soprattutto le caviglie. Sì, allora le caviglie sempre, ogni volta che le muovo praticamente, infatti tutti quanti mi dicono ma è normale? E io dico sempre non lo so. Può capitare, questo ti rispondo subito, può capitare, non ci sono, diciamo, grossissime problematiche super patologiche dietro. Di base considera che anche sono stati fatti degli studi, ok? Anche nell'auto scrocchiarsi per esempio le dita, non che sia una cosa da fare, ok? È più dannoso però l'idea che diventi un tic nervoso, Sì, esatto. ma è stato dimostrato con le radiografie addirittura che è semplicemente poi gas che fuoriesce dall'articolazione, quindi non fa male, non è opportuno farlo in maniera nervosa e nevrotica, quello che facciamo tutti sempre, ok? Quindi di base poi c'è chi ci ha fatto pure un mestiere. Comunque di base è meglio evitare di fare le cose da soli, ma non succede niente, diciamo il corpo è quasi incapace di autoflagellarsi se non in modi esatti. In effetti sì. Per quanto riguarda le tue caviglie, sì che si sentono tanti rumorini, questo un po' dipende da proprio debolezze anche che si sono create a livello delle muscolature e anche un po' dall'usura, stai usando magari sempre tacchi, sempre, sì. Purtroppo.
Faccio male se premo qui, vero? Un po' sì. Un pochino. Dall'altro lato, guarda, se premo qui fa molto più male addirittura. Mi fai vedere una cosa, guarda, mi dai le braccia, me le tieni dritte dritte così, spingi verso il tetto, vedi che spingi forte, vedi che proprio non ce la puoi fare manco, esatto. Morbida, ti dimostro che questo dipende dai piedi, morbida. 1, queste ossicine qui, eccola là, esatto. Dammi le braccia, spingi in alto, adesso vedi che regge, queste sono delle problematiche spesso appunto che derivano dalle posture di certe ossicine dei piedi. Ok, sì, ti posso chiedere di girarti verso di me sul fianco? Ora faremo le tipiche cose che spaventano agli zii radiologi, no, c'è uno zio radiologo, ce l'hai? Allora, mettiamo così, non mi aiutare, farò, esatto, la prima cosa mi ha aiutato, no. Ti preoccupare, al massimo poi vai dallo zio radiologo a farti curare, morbida, ecco fatto, dall'altro lato. Guarda, tieni la mano, morbido. Ecco fatto, stranissima la sensazione, vedi? Pancia in su. Un po' rilassantissimo. Come mentono, sapendo di mentire, rilassantissimo. Ok, ho bisogno un attimo che mi dai le braccia di nuovo, Ti posso chiedere di, guarda, toccati le spalle proprio, abbraccia le spalle, però tienile comunque rilassate, va bene? Morbida, ecco fatto, ci mancava quella vertebra lì. Ti posso chiedere di venire in piedi, ti dispiace? Sì. Attenzione, non smetti di scrocchiare il giro. Allora, dammi le braccia. Le mantieni per favore dritte dritte, mi rimani per favore sulla gamba sinistra, quindi sollevi la destra, spingi in alto, vedi che adesso non cede più perché comunque il corpo ha memorizzato delle correzioni, quindi non avrai più cedimenti diretti ovviamente a causa di queste problematiche che comunque sono guarite dal punto di vista magari medico, ma non a livello posturale, anche non come memorie, legate ovviamente al trauma che hai avuto, perché noi abbiamo sempre delle memorie traumatiche, e queste vanno poi a condizionare il nostro cervello, che di conseguenza cambierà, andrà sempre in protezione dal lato opposto. Ti posso chiedere l'ultima cosa per una questione di equilibrio, ti rimetti a pancia in su per piacere? Un attimo. Ok. Ti vorrei chiedere cortesemente, guarda, di darmi dritto dritto per favore, 1 e 2, mantieni, guarda, le braccia e gamba così, ok? Devi chiudere, vai, spingi, sì, deve essere più difficile al mondo, ora aprire, vai, perfetto, da questo lato sei impeccabile, vai per chiudere, vai, ottimo, vai per aprire, no, non hai proprio niente, spingi tutte e due in alto. Spingi tutte e due in alto, no, sinceramente zero, veramente ottimo. Puoi venire in piedi, per quanto mi riguarda il nostro trattamento va benissimo così, sicuramente avrei bisogno di un percorso terapeutico adeguato per garantire un corretto mantenimento di quello che chiaramente andiamo a fare. Purtroppo non esistono mai le cure miracolose, poi tutte le persone che vengono possono avere tantissime diverse età, ovviamente tu sei giovanissima, non hai grosse problematiche, non avrai bisogno di chissà quale cura, però all'inizio è sempre meglio mantenere un atteggiamento un po' più preventivo, esatto, anche per evitare poi che queste problematiche diventino più serie quando si è più grandi, come me. È stato un grande piacere. Anche per me, grazie mille, grazie bravissimo. Grazie, alla prossima, grazie per aver scelto il mio studio. Okay.
Un po' di meno questa gara. Allora, ha detto tra l'altro che le scrocchiano sempre i piedi muovendo, vediamo. No, cavolo, che devo fare io queste cose? Ah, scherzo, dai, vabbè. Allora, adesso vediamo, rompiamo un po'. Allora, morbida. Eccola là, mazza come era bloccata. Oh. Morbida. Piega. Direi che adesso vanno un po' meglio, no? Ora non fanno più quei rumori osceni che facevano prima. Mi sembra pure strano, cosa mi hai tolto una caratteristica personale? Era rovinata per tutta la vita, c'è una cosa dici buona che... Avanti, vieni qui. Ci siamo. Io... Ah, ritorna, guarda che ritorna, è impossibile. sì, infatti. Ritorna appena. Però di meno. Sì, vabbè, ma ritorna, non è una problematica. Di meno, cioè proprio No, si deve mettere il giuro piede. ritorna subito. Non è per quello che si sblocca subito. Ok. Si sblocca per un'altra problematica, invece già più importante. I click non se ne vanno, praticamente Mai. quasi impossibile. Quasi impossibile, proprio deve essere una veramente condizione di fortuna. Ma non se Sì, ne ma vanno. ovunque, cioè praticamente ho capito che sono in tutte le parti del corpo, anche nel polso. Possono essere ovunque, sinceramente, non sono il motivo per il quale una persona deve andare da un terapista. Se si vanno a creare invece dei dolori, Certo. delle problematiche posturali in seguito a dei traumatismi specifici è un altro discorso, ok? Però chiaramente non si va a curare soltanto il click nel movimento, possono essere veramente cose legate a troppi fattori che, esatto, non ci si perde tanto tempo, esatto, è molto molto più complesso farlo passare. Invece in questo modo l'importante è che non ci siano appunto delle limitazioni vere, grosse, che bloccano il movimento, limitano e portano dei disturbi poi alla tua postura con anche dolore. Va bene? Ok. Io lo sento anche toccandolo. Cioè, prima che quando tipo mi guardavo allo specchio, qui era tipo gonfio. Sì, moltissimo, sinceramente è la prima cosa che ho dovuto Era notare molto, era molto troppo, anche troppo, sentendo, sì. anche quando lo tocco io sento che Sì, non è sì, gonfio, come prima. infatti ho bisogno pure proprio di massaggio, di liberazione, di allora, fammi vedere per piacere mentre ci siamo anche se riesci ad andare giù. Eccola là, vabbè. Sono proprio, perfezione. Esatto. Neanche lo volevamo fare prima, guarda. Arrivi proprio tranquillamente a 20 cm più giù, sei stratosferica, adesso super elastica, va bene? Pensavo fosse un problema mio che ero vecchia. Non riuscivo Cioè, più. io con la mia vecchiaia se riesco a trasmettere giovinezza. No, va bene, avanti, perfetto.